In questo video approfondiamo il database Influx utilizzato come motore di persistenza di OpenHub, parlando di retention e di aggregazioni storiche, in ottica di ottimizzazione della quantità di dati memorizzati. In particolare andremo a vedere come gestire la profondità storica dei dati immagazzinati, andando a cancellare i dati storici oppure andandoli ad aggregare su unità di tempo maggiori per ridurne la quantità e quindi lo spazio occupato senza andare comunque a perderne l'informazione. Introduciamo quindi i concetti di retention policy e di continuous query, caratteristiche native dei database Influx che nella mia attuale installazione di OpenHub non ho mai approfondito e quindi applicato, ma in ottica di migrazione alla versione 3 volevo comunque iniziare ad utilizzare. Partiamo quindi dal crearci un database su Influx che verrà utilizzato per i nostri test. Io ho Influx che gira su Docker, quindi mi collego al container. E creiamo un nostro database di test. Quando viene creato un database su InfluxDB viene creata anche una retention policy di default che si chiama autogen, quindi autogenerata, che ha una durata dei dati illimitata. Quindi tutto quello che noi andiamo a scrivere sulle tabelle viene memorizzato e non viene mai automaticamente cancellato perché ha validità infinita. Per vedere le retention policy che abbiamo attive sul nostro database possiamo utilizzare la query show retention policy. Scusate, mi devo collegare al database. Vedete che c'è la autogen, ha una duration di 0 secondi e quindi è una duration infinita. Andiamo a crearci adesso un caso di test dove creiamo una tabella in cui vengono memorizzati i dati di un sensore di temperatura. I dati di dettaglio che ci arrivano con cadenza ogni secondo, ogni 2-3 secondi, dipende dal sensore, li vogliamo tenere per un'ora. Poi li aggreghiamo e teniamo il dato media per ogni ora. Questo dato media per ogni ora lo manteniamo per un giorno intero. In questo modo noi possiamo avere il dato di dettaglio dell'ultima ora e il dato aggregato orario della media oraria di tutto il giorno. Quindi per fare questo dobbiamo crearci due retention policy, una per mantenere i dati orari e l'altra per mantenere i dati giornalieri. Creiamo le retention policy, le chiamiamo hour per quella oraria e quella oraria la mettiamo di default, così non dobbiamo specificarla quando andiamo a caricare i dati dentro il nostro database. E poi creiamo la retention policy del giorno. A questo punto andiamo a vedere le nostre retention policy e vediamo che ne abbiamo tre. L'autogen non è più quella di default perché abbiamo impostato la nostra oraria come default. Quindi tutto ciò che andremo a scrivere nelle tabelle con retention policy hour verranno mantenuti i dati dell'ultima ora, in automatico poi verranno cancellati. Se andiamo invece a scrivere i dati sulla retention policy day avremo i dati che durano un giorno, quindi 24 ore da quando sono stati inseriti. Adesso dobbiamo andare a crearci la logica con la quale i dati di dettaglio che dopo un'ora vengono cancellati, prima di essere cancellati vengono aggregati come dato media sull'ora nella retention policy day e quindi vengono mantenuti per 24 ore. Per far questo dobbiamo creare una continuous query, che non è nient'altro che una query che viene eseguita a intervalli regolari e che legge dei dati da una certa tabella e li scrive in un'altra. Nel nostro caso la nostra continuous query aggregherà i dati, verrà eseguita ogni ora, aggregherà i dati orari e ne calcolerà la media e li andrà a inserire nella tabella della retention policy day. La sintassi è create continuous query, gli diamo un nome, chiamiamo un'ora, questo è un nome logico, dobbiamo dire qual è il database e poi dobbiamo scrivere la query di aggregazione, quindi facciamo la media del value e la andiamo a inserire
quindi vedete, io scrivo, prima di scrivere il nome della tabella, scrivo il nome della retention policy, quindi il dato che sto leggendo e che sto aggregando facendone la media lo vado a inserire nella retention policy, nella tabella che poi verrà creata dal motore di persistenza di OpenHub, che mi terrà i dati di temperatura, in questo caso del sensore della cucina. Da dove verranno letti questi dati? Dalla stessa tabella, dove però non specifico la retention policy, quindi viene usata quella di default che è la hour. Poi gli devo dire qual è l'intervallo di tempo che voglio aggregare, quindi farò una group by time un'ora. Cosa ho sbagliato? Scusate, ho scritto male, continuous. Ok, andiamo quindi a vedere se l'abbiamo creata correttamente facendo la solita show. Ed eccola qua. Quindi in questo momento qualunque dato venga scritto sul nostro database test storico senza specificare la retention policy, quindi normalmente di default, avrà validità di un'ora. Ogni ora interverrà la nostra continuous query che prenderà il dato dell'ultima ora, ne calcolerà la media e lo andrà a inserire come singolo valore nella stessa tabella, però con retention policy day. Questo dato aggregato sull'ora avrà una validità di un giorno e poi verrà cancellato in automatico. In questo modo io avrò il dato dettagliato dell'ultima ora e il dato di media oraria dell'ultimo giorno, e la mia tabella non tenderà a crescere col passare del tempo e di utilizzo di OpenHub. Quello che bisogna fare adesso è andare a configurare il motore di persistenza su OpenHub che scriva su questo database che abbiamo appena creato, anche perché in questo momento il database è vuoto. Ok, andiamo su OpenHub. Prima cosa andiamo a installare il motore di persistenza se non l'abbiamo già fatto. Io l'avevo tolto. Quindi installiamo InfluxDB. Ok, ce l'abbiamo installato. Adesso andiamo nelle impostazioni, dovrebbe esserci apparso. Ok, andiamo quindi ad attivare il motore di persistenza su Influx. Lo salviamo. Andiamo nelle informazioni di connessione. Ok, database URL localhost 8086 va benissimo, versione 1, username, io il mio utente admin con la sua password, database si ricorda quello che avevo usato prima nei test, adesso gli mettiamo test storico, retention policy gli mettiamo quindi la nostra hour. Siamo a posto così, salviamo. E adesso dobbiamo aspettare che vengano memorizzati i dati, quindi orari e giornalieri con la media. Andiamo solo a vedere se sono state create. Qua mi si è chiuso. Vediamo se sono state create le tabelle. Ok, ci sono, quindi andiamo a vedere se facciamo una select. Ok, abbiamo i dati, non ho messo la precision per vedere data e ora in formato leggibile. Ok, quindi i dati stanno arrivando, adesso devo lasciarlo andare un po' di ore, poi vediamo cosa succede. E rieccoci qui dopo aver fatto passare più o meno una giornata di tempo per acquisire dei dati, e adesso andiamo a vedere cosa è successo sul database di Influx. Quindi mi collego al solito container. Mi collego al database test storico, metto la precision per vedere le date e ora in formato leggibile e vado adesso a vedere cosa abbiamo nella tabella, quella diciamo oraria con i dati di dettaglio. Facciamo un order by time. Ok, come vedete abbiamo dei dati, pochi perché la temperatura varia molto poco, comunque relativi diciamo all'arco di un'ora. Nel momento in cui arriverà un nuovo dato verranno cancellati tutti i valori precedenti a un'ora fa. A questo punto andiamo a vedere invece cosa succede nella stessa tabella, ma quella che ha
la retention di un giorno e che aggrega il dato di media oraria. Ecco, come vedete abbiamo un valore per ogni ora che è stato calcolato dalla nostra continuous query, quindi da diciamo ieri notte, da quando ho fatto partire il tutto fino a un'ora fa UTC. Ok, quindi direi che tutto ha funzionato. Naturalmente questi dati verranno cancellati avendo una retention giornaliera nel momento in cui superano la durata di un giorno, quindi quando arriveremo all'1 di notte, anzi alle 2 di notte tra poco, quindi tra qualche ora, questo dato, il primo dato di ieri dell'1 di notte, verrà cancellato, quindi verranno mantenuti sempre circa 24 record. Adesso possiamo andare a vedere la stessa informazione tramite Grafana, che visivamente si capisce meglio quello che è successo. Quindi ci colleghiamo su Grafana, dovrei avere già il data source pronto a connettersi all'istanza test storico. Perfetto. Adesso mi creo una nuova dashboard dove vado a mettere un grafico prendendo il data source test storico e prendendo allora la retention policy default oppure hour, che sono equivalenti, e qui vado a scegliermi il mio sensore di temperatura della cucina. Vedete che sono già apparsi dei numeri, tolgo aggregazioni perché voglio vedere il dato pulito, e questi sono i tre valori che vedevamo prima nella tabella. Come vedete stanno all'interno dell'orario, di una finestra temporale oraria. Dovesse poi arrivare un dato in questo momento qui, verrà cancellato tutto da qua in poi. Ok, a questo punto possiamo sovrapporgli la query della stessa tabella ma della retention day, quindi degli aggregati orari. Allora, non si vede niente. Ah, ecco, perché ho creato la tabella con il value, con la colonna value scritta maiuscola. Ecco qua, mettiamo last 2 days. Vedete, questi sono i dati aggregati orari. Come finiscono? Iniziano quelli di dettaglio. Ovviamente questo è un esempio abbastanza banale dove abbiamo pochi punti, però a tendere questo ci permette di mantenere i dati di dettaglio leggeri da leggere, perché ce ne saranno sempre pochi, e i dati aggregati diciamo con uno storico limitato e con un numero ridotto di punti, perché viene fatta una media su dei punti sull'unità di misura dell'aggregazione oraria che abbiamo deciso.